L'altra cosa che è importante è che quelli che hanno fatto lavori di questo tipo usando le microarray generalmente adoperano campioni del tumore, un pezzo del tumore, perciò prendono tutti i messaggeri, ma questo tumore è una miscela di cellule di molti tipi, non ci sono solo le cellule del tumore, ci sono cellule normali del connettivo, dei capillari sanguigni, delle molecole che infiltrano il tumore, insomma il tumore probabilmente è solo metà di quello che si vede. Sì. Perciò questo già oscura, sebbene insomma, si possa un po' correggere per questo, ma sempre è una cosa molto che oscura i risultati. Invece noi perciò abbiamo deciso, in collaborazione col patologo lì dell'Istituto dei Tumori di Milano, di isolare cellule tumorali isolate, isolarle una per una. E questa signora che fa questo lavoro, lei guarda il microscopio, poi ha la possibilità con un bastoncino di vetro di isolare le cellule che sono caratteristiche di cellule tumorali. Perciò sono cellule tumorali distinte, non c'è dubbio sopra la loro origine. E certamente non c'è contaminazione perché questo è stato verificato. Quando bisogna raccogliere un numero buono di cellule, perché se sono troppo poche non si può fare niente. E il minimo che si può usare sono 500. Per isolare 500 cellule, una per una, 500. Quanto tempo Una per prende? una ci vuole parecchio tempo, come vedi. Ma siccome queste cellule sono il tumore sopra uno strato fisso sul vetro, è stato fissato per cui non cambia, si può lavorare in giorni successivi per ottenere dallo stesso campione. Poi una volta che hai questi 500 devi estrarre l'RNA, il messaggero, che questo va bene, ma questo RNA non è in quantità sufficiente per fare poi quello SAGE che ti ho detto, perché ce ne vuole molto di più. Allora quello che bisogna fare è amplificare questo RNA. E come si fa a amplificarlo? Ci sono dei metodi di amplificazione che funzionano abbastanza bene, e partendo da questo campione di 500 geni, 500 cellule, si può ottenere le quantità necessarie per fare questo SAGE. E questo è stato verificato per vedere se ci sono delle alterazioni, eccetera. Questo si guarda appunto a certi geni specifici per vedere se vengono rappresentati normalmente e dopo l'amplificazione, e lo sono. Insomma, perciò non c'è pericolo che ci siano dei cambiamenti troppo artefatti durante la moltiplicazione. Questo è stato appunto, abbiamo passato un mucchio di tempo su questo per essere sicuri